Salve gente, volevo farvi sapere che il progetto Conchi Fasi Lunari è stato aggiornato e ora lo trovate su GitHub. Potete scaricarlo, usarlo come volete. Se avete domande o dubbi lasciate pure un commento. Il progetto è ovviamente sempre basato su un Conchi di cui trovate l'indirizzo su GitHub. Andiamo quindi a vedere adesso le modifiche, prima sul file manager e poi sul sito di GitHub. Allora, apriamo file manager, eccolo qui. Questo qui è il nuovo Conchi. All'interno ovviamente c'è sempre la cartella .conchi che va installata nella vostra home e il file per avviare il Conchi che va installato anche questo nella vostra home. Questi evidenziati sono i file aggiuntivi che trovate su GitHub, ma non servono a nulla. Allora, apriamo il Conchi che avvierete. Qui è stato lasciato la prima parte, questa qui della configurazione originale, cioè quella dell'autore originale. Voi qui potete cambiare ovviamente l'allineamento. Adesso è impostato come top middle, quindi andrà in alto al centro dello schermo. Potete cambiare ovviamente anche la distanza dai bordi dello schermo, tutti i cambiamenti che volete. L'aggiornamento, ecco, questo qui è impostato a 3006 perché tanto è un Conchi Fase Lunare che durerà un giorno e quindi va bene anche un aggiornamento alto. Ci sarà un file font da installare, che è questo, il Fantasque, e basta. Qui queste sono tutte le istruzioni, è tutto come l'altro precedente. Andiamo a vedere dentro la cartella Conchi, c'è la cartella Moongiant Python. Ecco, qui avrete la cartella font dove estrarre il font e installarlo. Qui ci sono le icone per l'emisfero nord, qui quelle per l'emisfero sud. Qui ci sono i file PDF e lo screenshot se volete sapere come funziona. Qui ci sono le immagini del Rise. Poi qui abbiamo le immagini, quelle evidenziate che vedete, della luna, delle 5 lune. Poi qui abbiamo il logo Python che comparirà quando lo avviate. Questa qui è l'immagine principale del Rise. E poi tutto il resto sono i file che servono, da cui il ConkyPy, questo qui, estrae i dati. Quindi andiamo a vedere il ConkyPy. Allora, qui all'inizio ci sono tutte le importazioni. Alcune sono messe a commento perché le ho usate per fare test e le ho lasciate lì. Se volete usarvele voi fate come credete. Qui prende il nome della vostra home in automatico. Qui nella riga 17 dovete settare il vostro emisfero. Di default è nord. Se abitate nell'emisfero sud scrivete south e lasciate là il simbolo qui dello slash. Poi qui ci sono i percorsi, questa zona qui che setta i percorsi. Qui c'è home che prende home, la home insomma per creare il percorso. Qui c'è .conchi che può essere modificato se voi volete cambiare la cartella, invece di metterlo in .conchi volete metterlo in .conchi moon, aggiungete moon e si aggiorna tutto in automatico. Queste sono le cartelle che sono dentro qua dopo il più vedete tutti i percorsi che sono standard di default. Poi qui ci sono altre liste per creare sia le fasi lunari complete, qua e qua, quelle del giorno, e altri simboli da togliere, che file per togliere quando ricevo l'HTML dal sito. Qua è il settaggio, infatti, qui ottiene i dati dal sito, qui li pulisce, qui li pulisce e li scrive su un altro file, e qui li pulisce e li scrive su un altro file. Praticamente i file su cui scrive il Python sono questi. Il primo è il raw, adesso è vuoto perché ovviamente il progetto è caricato così, che visualizzerà tutto l'HTML del sito. Questo qui una prima pulizia, questo una seconda pulizia e questo qui il sito pulito, o perlomeno i dati che ci servono. Poi qui inizia, qua vabbè, setta il mese corrente, qua delle variabili. Qui poi con il file pulito, questo qua l'ultimo, comincia a fare tutte le operazioni. Quindi all'inizio cerca le illuminazioni dei 2 giorni precedenti e dei 2 giorni successivi. Ovviamente qui le scrive. Poi cerca un match
per le fasi lunari e le scrive. Qui trova questa frase nel codice HTML, questa qui, e inizia a estrarre e a scrivere tutti i dati che ci servono. Qui fa lo stesso, trova questa frase e qui estrae le linee che ci servono, qui le scrive, qui le scambia, ok, qui crea i percorsi e qua li scrive. Poi questa sezione serve a scrivere le righe del conchi principale. Allora, siccome ci sono 6 righe, 3 da una parte e 3 dall'altra, di solito qui si inizia da riga 28, quindi ho creato delle variabili, riga 28, 29, 30, 31, 2, 3, perché poi andranno a prendere i dati alla relativa riga. Nel caso ci fossero problemi con la lettura dei dati, voi potete modificare, ovviamente dopo aver verificato il file del codice HTML, potete modificare questo numero e anche questo numero, perché sono i numeri principali che il file Python qui utilizza per prendere i dati. Adesso andiamo a vedere quali file sono. Questo qui crea le fasi, infatti vedete che estrae i dei-2, dei-1, dei più 1 e dei più 2, e queste sono le fasi. Questo crea i percorsi delle immagini. Allora ve ne mostro uno del mio. Dove l'ho messo? Un attimo, andiamo qua. Moon. Eccolo qua, vedete? Qui mostra le immagini che poi il Conchi caricherà, i percorsi. Poi abbiamo detto che c'è l'Illumi-Day che mostrerà, allora ve li mostro tutti compilati così. L'Illumi-Day mostrerà la percentuale di illuminazione per i 2 giorni prima e per i 2 giorni dopo. Poi le fasi l'abbiamo visto, percorsi li abbiamo visti, questi sono i file che vengono scaricati e queste sono le informazioni del giorno di oggi. Ok, non c'è altro. Allora andiamo a vedere nel sito, eccolo qui. Allora, vabbè, il sito, la mia pagina principale sarebbe questa, poi qui adesso sono privati, poi li rilascio pubblici, ci saranno i repository. Questo qui è il Moon Phases, eccolo qua. Qui c'è una breve descrizione, qui è basato sul Conchi di un altro autore a questo indirizzo. Qui c'è una piccola guida e questo è quello che ottenete. Quindi la guida la dico anche qui a video, scaricate il file zip, estraete i file dove volete, copiate all'interno di quello che trovate la cartella, il file conchi, questo qui che vedete, conchi-rc-numpy, e la cartella .conchi dentro la vostra home. Se la vostra home si chiama Pippo, lo copiate dentro Pippo, così ottenete /home/pippo /conchi e /home/pippo.conchi-numpy. Poi andate a questo percorso qui del font e lo installate. Andate a questo percorso qui dove your name è il nome della vostra home, ovviamente. Aprite con un text editor il file Python principale, questo qui, un giantpy.py. Alla linea 17, come ho detto prima, settate il vostro emisfero. Tutti i dati vengono salvati nei file, quindi potete creare il vostro conchi come volete. Questo qui è solo di default, se voi volete crearne uno diverso prendete i dati che vi servono e lo create come volete. Se ci sono appunto problemi o lo scrivete qui su GitHub per chi è registrato o sotto il video di YouTube. Adesso anche tutti gli altri progetti vecchi del Conchi saranno aggiornati e messi in questo profilo. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao!